Ciao a tutti e bentornati in questa serie Pokémon, siamo giunti al terzo episodio. La volta scorsa abbiamo attraversato Bosco Smeraldo e siamo riusciti ad evolvere il nostro starter, il nostro Charmander in un bellissimo Charmeleon e abbiamo evoluto anche Caterpie in Metapod. Come vedete sono andato un po' avanti ad allenare i Pokémon e siamo pronti a fare altre due evoluzioni, in particolare Metapod sta per evolversi e Nidoran maschio, che ci faranno entrambi molto comodo nella palestra di Brock che andremo a battere oggi. Quindi come prima cosa evolviamo questi due Pokémon contro i nostri fantastici Kakuna che mi hanno aiutato tantissimo per accumulare l'esperienza necessaria. Veramente questi prati sono pieni di Kakuna, Metapod, Pikachu e devo dire anche Weedle che mi hanno avvelenato Metapod un sacco di volte. Ok, se facessimo un colpo critico non sarebbe una brutta cosa. Niente. Ok. Perfetto, ok, Metapod guadagna 50 punti e sale a livello 10. Metapod si evolve. Ecco la classica animazione ed abbiamo uno stupendo Butterfree, veramente molto carino. Era già nella miniatura del video precedente perché pensavo di arrivarci, ma vi assicuro che far salire Metapod fino a livello 10 non è stato proprio semplicissimo. Dobbiamo fare anche un altro Pokémon, abbiamo detto Nidoran. Nidoran si evolve a livello 16 in Nidorino e forse ci sarà più utile ancora rispetto a Butterfree, insomma Butterfree a livello 10 contro Brock non lo so, però intanto ce li facciamo entrambi. Ho alzato di livello anche Pikachu, Rattata e Pidgey, anche se in realtà Pikachu ha solo mossa elettro, quindi non ci sarà per nulla di aiuto. Invece Rattata ha imparato Iperzanna e attacco rapido, quindi tutto sommato il suo lo farà. Ecco qua, Nidoran sale a livello 16, ha già un buonissimo attacco, ma si evolve in Nidoran, si evolve in Nidorino. Eccolo qui, veramente molto bello e anche piuttosto forte, andiamolo a vedere. Ha già 31 di attacco. Come vedete ha imparato anche Veleno Spina, quindi può anche avvelenare i Pokémon avversari. Non è male, niente male. Possiamo andare in città, direi. Andiamo a curare i Pokémon, facciamo un giretto in città e andiamo a battere la palestra di Brock. In questo prato ho provato a farmare un po', ma c'è solo Pidgey e Rattata, esattamente come nelle prime zone. Infatti se guardate sulla mappa, adesso vi faccio vedere anche sulla mappa, è come se fossimo più indietro. È sempre il percorso 2 per intenderci. Vi faccio vedere. Infatti anche dal colore, dalla musichetta un po' si capisce. Se noi andiamo negli strumenti, mappa della città, vedete che siamo... Qua c'è il percorso 1 dopo Biancavilla e subito dopo c'è Smeraldopoli, percorso 2 Bosco Smeraldo. Noi in realtà siamo dopo Bosco Smeraldo, ma per il gioco è sempre percorso 2.
La volta scorsa non abbiamo visitato questa stupenda cittadina con questi bei giardini, andiamo a incontrare un po' di gente. Sai che cosa faccio? No, non lo so. Spruzzo il repellente per tenere lontano i Pokémon dal mio giardino. Ok, questo probabilmente è il suo giardino, ci continuano a dare dei consigli. Città grigia come il piombo. Ok. Beh, però diciamo che si è tenuto un bellissimo giardino, tutto sommato. Di qua a destra ci andiamo più tardi, andiamo a visitare un po' le casette della gente. Nidoran cuccia, ok, c'è il suo cagnolino su Nidoran. Questo è un Pokémon acquisito ed è difficile da trattare. Acquisito è un Pokémon scambiato con un altro giocatore. Cresce in fretta ma a volte ignora gli allenatori inesperti. Se solo avessi delle medaglie. Sì, perché giustamente noi non possiamo alzare di livello troppo i Pokémon o prenderli con lo scambio di livello troppo alto, perché se non abbiamo le medaglie non ci obbediranno sempre. Sei già stato al museo? No, devi andarci su sempre. Oh, ci porta anche, ci fa da guida. È proprio qui, si paga per entrare ma ne vale la pena. Ciao. È il Museo della Scienza di Plumbeopoli. Sì, si paga, vabbè, 50 soldi. Un po' caruccio per noi, però va bene, dai. Pensavo si potesse parlare con questi, eccolo qua. Bellissimo lo scheletro di un Aerodactyl. È un raro Pokémon primitivo, bellissimo. Qui che abbiamo un Kabutops, un raro Pokémon primitivo. Molto bene, vediamo se l'addetto ci parla. Questo fossile è magnifico, certo, concordo. E c'è la scaletta. Ora c'è una mostra sullo spazio. Ma ce n'è di gente che visita comunque. Meteorite caduto a Monte Luna. Pietra lunare? Pietra lunare? Cosa c'è di tanto speciale? In effetti. 20 luglio 1969, il primo uomo sulla Luna. Mi sono comprato una TV a colori per guardarlo. Ok, vediamo l'assistente. Ah, questo ci avevo già parlato, ok. Lo shuttle. Columbia, ok. Voglio un Pikachu, è così carino. Ho chiesto a papà di prenderne uno. Noi ce l'abbiamo. Sì, il promesso avrà il tuo Pikachu, ok. Vabbè, anche noi ce l'abbiamo, sempre comodo. Non è il mio Pokémon elettro preferito, però diciamo che per andare da Misty è assolutamente necessario. Diamo un'occhiata anche a questo giardino. Non c'è niente. La signorina. Venga dalla Luna. È apparso quando la pietra lunare è caduta su Monte Luna. Monte Luna è il prossimo percorso che affronteremo nel prossimo episodio. Qui abbiamo il nostro centro Pokémon, centro commerciale. Vecchio lustro, mi è venuto questo strano pesce Pokémon, è debolissimo, è costato 500. Noi non ce li abbiamo 500, però tutti i Pokémon anche più deboli, otterrai buoni risultati. Ok, direi che accumuliamo un po' di soldini e se ci vendono anche a noi, immagino un bel Magikarp. Sì, sono già stato al museo. Ok, quindi mi sa che la città è tutta qui. Sì, non ci resta che andare alla palestra di Brock. I Pokémon li abbiamo curati, mi sembra di sì. Allora, lui ha i Pokémon terra e roccia, quindi non siamo molto... Qua ha imparato confusione? Non ha imparato confusione. Butterfree è abbastanza inutile, Charmeleon decisamente sì, è forte, Rattata, Pidgey purtroppo no e Pikachu assolutamente. Pikachu non ha solo mossa elettro, non funziona. Quindi direi che possiamo
banalmente andare con Nidorino e Charmeleon e Rattata davanti, dai. Mettiamo Rattata davanti che... Sì, andiamo con Rattata, vediamo cosa viene fuori. Qui c'è la palestra. Capo palestra di Plumbeopoli. Brock. Allenatori vincenti Gary. Sarà così tutta la storia, lui ci passerà sempre davanti, ma poi noi lo batteremo tutte le volte. Hai tutte le carte in regola per diventare un campione Pokémon. Non sono un allenatore, ma so come aiutarti a vincere. Ti porterò ai massimi livelli. Va bene? Tutto ok? Allora, il primo Pokémon a scendere in campo è il primo della lista Pokémon. Cambiando l'ordine Pokémon la lotta può essere più facile. Wow, proprio illuminante oserei dire. Allora, questi sono degli allenatori che potremmo anche aggirare, ma perché non farlo? Abbiamo bisogno di soldi. Quindi, Alto là, moccioso, dove vai? Ci vorranno anni luce prima che tu possa competere con Brock. Siamo proprio sicuri? Allenatore junior maschio vuole lottare. 2 Pokémon. Manda Diglett. Carina. Noi proviamo Iperzan. Niente male. Complimenti. No, noi non vogliamo cambiare Pokémon. Proviamo un altro Iperzan? Sì, forse li ho allenati anche un pochettino troppo per questa palestra. Un po' esagerato. Turbo Sabbia ci riduce la precisione, quindi rischiamo di fallire diverse volte, ma abbiamo già vinto, praticamente tutto troppo facile. Ok, Rattata sale anche a livello 16. Vediamo se ci dà anche dei soldini. Gli anni luce non indicano il tempo ma la distanza, ok. E intanto ci ha dato soldini, niente, che fanno sempre comodo. E ora finalmente incontriamo Brock. Anzi, lasciatemi nei commenti se vi è piaciuta la miniatura del video dove ho cercato di ricreare la palestra di Brock mettendoci anche i Pokémon. Sono Brock, il capo palestra di Plumbeopoli. Il mio motto è determinazione e difesa di roccia. Ecco perché tutti i miei Pokémon sono del tipo roccia. Vuoi ancora sfidarmi? Bene, allora mostrami ciò che sai fare. Cioè, siamo venuti qua apposta per sfidarti. Ok, abbastanza inquietante come immagine, non me la ricordavo così. Ha solo 2 Pokémon, i suoi fedeli Geodude e Onix. Ok, carinissimo, Geodude è veramente molto carino. Direi che andiamo di Iperzan. Geodude è molto più resistente dei precedenti Pokémon. Ma non dovrebbe essere un grosso problema. Anche perché se Rattata non dovesse farcela, comunque abbiamo Charmeleon e Nidorino, che sono forse anche più forti di Rattata. Ok, Geodude è andato. E ora abbiamo Onix. Io direi di sì, dai, perché facciamo le cose un po' più allegre, mandiamo il nostro Charmeleon, così lo proviamo anche in battaglia. Onix al 14 contro il Charmeleon al 16, lui ha il vantaggio del tipo. Andiamo di braciere, vediamo. Pazienza. Pazienza è una mossa che accumula e poi rilascia i danni successivamente. Non mi ricordo se 2 o 3 turni. Ah, già libera l'energia, vediamo quanto male ci fa. Però ci ha fatto parecchio male. Ma noi abbiamo fatto il colpo critico e quindi Onix lo salutiamo così. Sì, ne ho allenati tanto, veramente tanto facile questo Brock, non me lo ricordavo così facile, ho un po' esagerato. Ti avevo sottovalutato, io ti avevo sopravvalutato, quindi... Quale premio per la tua vittoria? Ti conferisco la medaglia Sasso. Manuel riceve medaglia Sasso. È una medaglia ufficiale della Lega Pokémon.
Chi possiede rafforzerà i suoi Pokémon. Adesso la tecnica Flash può essere usata per sempre. Vince. Oh, ci ha dato anche un sacco di soldi. Porta questo con te. Riceve la MT34. Contiene una tecnica che può insegnare a un Pokémon. Puoi usare la MT una sola volta. Scegli dunque il Pokémon giusto a cui insegnare la nuova tecnica. La MT34 contiene pazienza. Il tuo Pokémon incassa prima i colpi, ma poi ne rende il doppio. Allora, in realtà è una mossa che personalmente non apprezzo, quindi ringraziamo Brock di avercela data, ma non me ne farò assolutamente niente. Anzi, non so nemmeno se la possiamo prenderci qua un paio di Pokéball, pensavo, visto che ci ha dato un sacco di soldi. Ci sarebbe anche un fune di fuga, ma costa tantissimo, perché se ci perdiamo nel Monte Luno la prossima volta, però 550 no, direi che costa troppo. Ci prendiamo un 5 Pokéball, costa un po' tantino, però un bel Clefairy onestamente lo vorrei, e andiamo a curare i Pokémon. Forse non avevo parlato con tutta questa gente al centro Pokémon, adesso parliamo anche con questo bellissimo Pokémon a sinistra. Perfetto. Ok, ci fa tutta la canzoncina? Spettacolare. Se vi ricordate nei cartoni, dopo la canzoncina andava a scarabocchiare le facce dei personaggi, bellissimo. I Pokémon si addormentano, esatto, anch'io Ronf. Ok, molto carino. Questo tizio qua che si è nascosto, cosa? Team Rocket e Monteluna sono al telefono. Vattene. Ma che scorbutico, signore, che scorbutico. Allora, noi adesso per andare a Monteluna dovremmo attraversare il percorso qua a destra. Direi che possiamo iniziare a fare un pezzettino. Dovrebbe esserci, se non sbaglio, un centro Pokémon prima del Monte Luna. Ci facciamo un po' di allenatori, però visto che Charmeleon lo useremo molto nel Monte Luna, Rattata comunque ha dimostrato il suo, direi di schierare in prima linea tipo Pikachu e Butterfree, che non troveranno molto spazio nel Monte Luna, perché se ci sono Geodude e Onix è un po' difficile. Ci facciamo questi allenatori. Troppo Pikachu ha imparato solo Tuono Onda da quando nel salire di livello, quindi ha solo Tuono Shock come mossa che fa danni. Non è particolarmente forte, diciamo, però. Dai, contro Caterpie ce la sta facendo bene. No, che non vogliamo cambiare Pokémon. Tra l'altro dovremmo allenarlo bene Pikachu, perché lo vogliamo contro lo Starmie di Misty. Non sarà assolutamente facile. Anche se in teoria la palestra di Brock era quella in cui eravamo più svantaggiati con il tipo. Adesso tutto dovrebbe essere più semplice, ma è stato molto semplice anche oggi. Ok, 1000 bave. Ok, pigliamo scandato, vediamo se ha un po' di soldini per noi, 100, vabbè. La tizia sotto non l'ha battuta, vero? Adesso andiamo a battere anche la tizia di sotto. Bullo. Bullo usa Rattata, ok. Noi solo Tuono Shock abbiamo, quindi andiamo letteralmente sempre di Tuono Shock. Sarebbe bello paralizzarlo. Perfetto. Perfetto proprio.
Ekans. Tutti i Pokémon che non abbiamo ancora incontrato, ma incontreremo sicuramente. Veleno, spina, ecco se c'è il veleno. Mannaggia. Pazienza, pazienza. Purtroppo in questa versione mi ricordavo e se camminiamo per andare anche al centro Pokémon comunque perde vita, ogni 3 passi se non sbaglio perde 1 di vita. E che facciamo? Vabbè, battiamo questo allenatore, magari andiamo a curarlo. O in realtà abbiamo talmente tanti Pokémon che possiamo arrivare in fondo senza problemi. Pupa vuole lottare. Pikachu è perfetto, guardiamo come va giù Pidgey in un colpo solo, vediamo. Fantastico, troppo facile. Un altro Pidgey. Ok, allora proseguiamo. Sono veramente tanti questi allenatori, però non mi ricordavo fosse così pieno. Un altro pigliamosche. Sì, forse se mandiamo PG è meglio. Perché Pikachu ormai morirà. È carina comunque l'immagine di Pikachu in questa posa di spalle. Vediamo spina. Cambiamo, dai, andiamo PG. Sì. Anche PG non è che abbia questo spettacolo di mosse, tra l'altro notavo che Raffica non è una mossa volante in questa versione, ma è una mossa di tipo normale, che non è quindi super efficace contro i coleotteri. Non me lo ricordavo, però allenando i Pokémon me ne sono accorto. Ok, PG sale a livello 16. A breve avremo anche PG8 perché se non sbaglio si evolve a livello 18 o qualcosa di simile. Invece per Rattata credo che dobbiamo aspettare almeno al livello 20. Guarda come resiste. E tra l'altro in questa versione raffica, cioè non c'è una distinzione tra mosse fisiche e mosse speciali probabilmente, perché raffica dovrebbe essere una mossa speciale e invece ho notato che il rafforzatore di Kakuna e di Metapod influisce su raffica. Sembra si torna un po' indietro nel tempo. Allora, qua ci sono un sacco di altri allenatori, direi che non vi annoio a batterli tutti. Ci lasciamo qui e ci incontreremo al prossimo episodio direttamente alle imboccature di Monteluna, magari vedremo questo prato qua a destra, qualcosa, e il prossimo episodio attraverseremo tutto il Monteluna con tutte le sue scalette e tutte le sue zone da andare a visitare. Per questo video per oggi è tutto, abbiamo comunque ottenuto 2 evoluzioni, una medaglia. Non ci siamo fatti mancare niente e lasciate un like, iscrivetevi se non l'avete già fatto, commentate e vi do appuntamento al prossimo episodio. Ciao!